Il tempo uggioso c'è, la pioggerella c'è, il cucchiaio anche, e direi che gli ingredienti per la nuova ricetta di questa settimana ci sono tutti. Che dire, ci sono dei piatti che ci riportano nel passato, ci fanno fare i viaggi nel tempo, tra l'altro, o che ci ricordano anche persone care. Questo è un mio piatto che ho nel cuore, che preparo nonostante sia un piatto d'infanzia tuttora, quando c'è questo clima. Sto parlando della pastina in brodo, c'è chi la chiama minestrina, e devo dire che la mia è una versione rinforzata, l'ho chiamata così, perché aggiungo degli altri ingredienti che la rendono molto golosa. Spesso è associata anche alla ripresa da malattie stagionali, e vi posso assicurare che con questa versione vi riprenderete in un nanosecondo, perché anche la pastina ha un suo perché. Ingredienti per la pastina rinforzata: chiaramente un pentolino, una pentola più grande se siete più persone per fare il brodo. Il tipo di pasta, amo le stelline, come vedete è già quasi finita la confezione, ma si possono spezzettare anche gli spaghetti, oppure anche usare altro tipo di pasta come i risoni o pasta piccola. Io aggiungo sempre un po' di verde, prezzemolo mi piace molto, oppure se non ho il prezzemolo uso qualche verdura che ho in frigo, ecco, però sempre verde. Gli altri due ingredienti ve li svelo strada facendo. Adesso prepariamo il brodo. Mentre prepariamo il brodo, chiaramente se lo fate voi è meglio, io utilizzo un brodo vegetale di un'amica e iniziamo a tagliuzzare il prezzemolo. Io abbondo sempre perché mi piace molto. Tra l'altro il prezzemolo dà anche un buon sapore al brodo. Se non avete brodo e volete farlo, basta far bollire un po' di prezzemolo, un po' di cipolle, le verdure che avete in frigo. Ci siamo. Ci siamo, guardate qui, è il momento di rinforzare la nostra pastina con un uovo. Si può chiaramente fare sul fuoco, ma va bene anche così, guardate, la meraviglia. C'è il mio James che invece mi sta guardando, che non ama proprio la pastina, che mangerò solo io. Buona. Buonissima. Che dite, impiattiamo? Direi di sì, eh. Adesso arriva il colpo finale della pastina. Ah, c'è anche l'ovetto qui, che è il formaggio Gruyère, che è molto aromatico e che ci sta divinamente, perché è il formaggio che si scioglie, una bontà divina. Mancava il filo d'olio, scusate, ecco, un po' di olietto e adesso ci siamo. Buona pastina a tutti, alla prossima settimana da Spa Kitchen.